Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare e configurare un GPS su un mini-quad FPV. Per questo tutorial userò un NIO M8N, se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Con il GPS sul nostro quad possiamo attivare il Rescue Mode, che ci permette di portare automaticamente il quad al punto di partenza. Questa funzione è utile nel caso perdiamo il segnale radio o il segnale video. Tutti i GPS hanno 4 fili per il collegamento: positivo, ground, RX e TX. Colleghiamo il GPS al flight controller tramite porta UART. Una volta individuata una porta libera possiamo saldare i cavi. Colleghiamo terra e alimentazione nei corrispondenti GND e 5V del flight controller. RX e TX vanno collegati invertiti tra loro. Quindi colleghiamo RX del GPS con TX del flight controller e TX del GPS con RX del flight controller. Se non avete UART libere è possibile collegare il GPS tramite soft serial. In questo caso, ad esempio, rimappiamo i pad dei motori 5 e 6 con RX e TX. Una volta collegato il GPS possiamo configurarlo su Betaflight. Per prima cosa andiamo nel tab Port e in Sensor Input scegliamo GPS. Per questo particolare modello mettiamo 57600. Se avete un altro modello impostate la sua velocità o se non siete sicuri lasciate su Auto o provatele tutte. Per far funzionare il Rescue Mode dobbiamo attivare l'accelerometro. Scendiamo verso il basso e attiviamo GPS. Il protocollo da selezionare per questo modello è U-Blocks. Lasciamo le altre opzioni in questo modo. Non dimentichiamoci di attivare OSD. In Mod assegniamo una switch al GPS Rescue. In questo modo possiamo attivarlo velocemente in caso di necessità. In OSD scegliamo i dati relativi al GPS che vogliamo visualizzare. Personalmente non mi piace avere il display con troppi dati, tengo quindi solo lo stretto necessario. Qui abbiamo Home Direction e Home Distance. Questi dati servono per sapere da dove siamo partiti e quanto siamo lontani. Latitudine e longitudine ci danno la posizione del nostro quad e ritornano utili in caso di caduta. Infatti, se registriamo il DVR, con le coordinate possiamo recuperare il nostro quad in maniera semplice e veloce. Infine abbiamo il numero di satelliti, la velocità e il modo di volo che ci indica quando siamo in Rescue Mode. Non sono dati fondamentali e li tengo solo per questi primi test. Per concludere, nel tab CLI possiamo cambiare i parametri di funzionamento del GPS. In descrizione trovate tutte le linee di comando che inserirò in questo video. Questi parametri vanno valutati in base al nostro quad e al posto nel quale stiamo volando. Generalmente le impostazioni di default vanno bene nella maggior parte dei casi. Digitiamo Get GPS per vedere tutte le opzioni disponibili. Innanzitutto ho diminuito il numero minimo di satelliti necessari per armare il quad. 6 satelliti sono sufficienti e comunque questo numero aumenta piano piano dopo l'utilizzo. Per modificare il valore digitiamo set GPS rescue min_sats uguale 6. Il numero di satelliti può essere diminuito fino a 0, ma evitate di farlo. Se armate il quad con 0 satelliti, il GPS non saprà stabilire il punto di partenza rendendo inutile il Rescue Mode. Un'altra impostazione che ho cambiato è l'altezza alla quale il drone rientra al punto di partenza. Di default è 50 metri, io l'ho abbassata a 40. Quando modificate questo parametro valutate il tipo di ostacoli che avete tra voi e il drone, come alberi, edifici o tralicci della corrente. Ho modificato anche la distanza alla quale il quad inizia a scendere. Di default è 200 metri, io l'ho portata a 70. Infine possiamo settare la procedura del failsafe scegliendo se impostare il Rescue Mode o lasciare il classico drop. Anche questa opzione va valutata bene tenendo in considerazione l'ambiente nel quale voliamo e il vostro quad. Se volete attivare il Rescue Mode come failsafe digitate set failsafe procedure uguale GPS Rescue. Una volta terminate le configurazioni digitiamo Save. Per concludere possiamo dire che la funzione Rescue Mode non deve intendersi come un return to home. Questo perché la fase di atterraggio non è gestita in maniera ottimale e non è del tutto precisa e soprattutto varia da quad a quad.
Per questo motivo il Rescue Mode deve essere usato in casi di emergenza e dobbiamo tenerci pronti a riprendere il controllo del drone non appena possibile. Questa era la mia guida su come collegare e configurare un GPS. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.